La domanda sull'amore è diventata una crisi. La risposta di Sinem Unsal ha cambiato tutto. Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Prima di iniziare, se vi piacciono le storie dietro le quinte delle star, iscrivetevi e sostenete il canale. Qui raccontiamo ciò che il red carpet non dice, con delicatezza ma senza filtri inutili. Sinem Unsal, volto amatissimo dello schermo, elegante, concreta, determinata. Da anni si parla di lei per i ruoli che sceglie con cura, per i progetti in cui mette tutta se stessa, e per un privato che prova a proteggere ma che puntualmente finisce sotto i riflettori. Questa volta, però, è bastata una frase per incendiare il mondo del gossip. Un giornalista le ha rivolto l'eterna domanda, quella che la insegue ad ogni premiere: quando ti vedremo stretta in un abbraccio d'amore? Un quesito che può sembrare innocuo, ma che a lei arriva come una sintesi di aspettative, etichette e cliché appiccicati addosso per anni. E Sinem ha risposto senza alzare la voce, senza fare nomi, senza puntare il dito. Poche parole, ma precise come un bisturi, non hanno saputo reggermi. Tutto qui? Eppure, quelle parole sono rotolate sui social come una valanga. Nel giro di ore, commenti e condivisioni si sono moltiplicati. A chi era rivolto quel "non hanno saputo reggermi"? Agli amori passati? Alla fragile promessa di una favola perfetta? O era una riflessione più profonda sul peso che una donna autonoma, visibile, intensamente viva porta con sé? La domanda è rimbalzata ovunque. E inevitabilmente, molti sguardi si sono posati su lui, su Ozan Akbaba, l'uomo che con Sinem ha intrecciato una storia che il pubblico ha amato seguire, tra set frenetici, voci di distanza, attese e ritorni. Possibile che quelle parole fossero un messaggio in codice anche per lui? O erano la chiave per capire come Sinem vive l'amore, a prescindere da chi le stia accanto? In questo video narrazione ripercorriamo la dichiarazione che ha scosso la rete, i sottotesti che si sono intravisti tra le righe, i rimandi alle storie passate e, soprattutto, perché quella frase sia esplosa con tale forza proprio ora, mentre tutti credono di sapere e nessuno sembra davvero ascoltare. Restate fino alla fine, dietro quelle parole c'è una storia più potente di quanto sembri. Sinem si è ritrovata sotto i riflettori non per uno scandalo, ma per una risposta. Eppure quel "quando ti vedremo in un abbraccio innamorato", ripetuto ogni volta che lei appare sola sul tappeto rosso, porta con sé un peso antico. Non è solo curiosità, è come se si pretendesse che una donna brillante debba sempre mostrare l'amore accanto a sé per essere completa. Stavolta, però, Sinem ha aperto una porta sul suo mondo interiore e l'ha fatto senza compiacere. Non ha accusato, non ha teatralizzato. Ha restituito la fotografia di una sensazione. Tanti hanno provato, pochi hanno retto. E questo non perché lei si creda irraggiungibile, ma perché reggere significa stare al passo con un ritmo, un carattere, una luce che non si attenua quando conviene. Che cosa vuol dire? Davvero, non hanno saputo reggermi? È un'immagine che contiene 1000 strati. Reggere una donna che lavora fino a tardi, che resta concentrata quando il telefono esplode di notifiche, che non chiede permessi per brillare. Reggere la sua esposizione pubblica, la costanza, la disciplina, la libertà di dire no. Reggere, soprattutto, l'idea di un amore che non si nutra di controllo ma di fiducia. Sui social, la frase è stata letta così da molti: Sinem è una donna intera, e il suo essere intera può far paura. C'è chi l'ha applaudita, riconoscendosi in ogni sillaba, e chi ha storto il naso, accusandola di orgoglio. Ma c'era anche un'altra interpretazione, sussurrata e subito amplificata. E Ozan? È un non detto che lo riguarda? Negli ultimi anni, l'attenzione sul rapporto tra Sinem Unsal e Ozan Akbaba è stata continua. Ogni loro passo, ogni comparsa insieme o lontano, ogni intervista in cui il nome dell'uno sfiorava quello dell'altra, diventava materia prima per supposizioni. Gli orari sul set, le partenze improvvise, i progetti che li separavano per settimane. Non era un segreto, ma non era neppure libertà, la relazione viveva all'ombra della domanda insistente: quanto durerà? E ad ogni silenzio seguiva un coro: è crisi, è finita, torneranno? Alla lunga, questo logorio pesa più della vita stessa della coppia. E allora quella risposta di Sinem suona come un sasso lasciato cadere in uno stagno stanco, una piccola onda, un eco enorme. C'è chi giura che la domanda del giornalista fosse come tante altre, pronunciata quasi per abitudine. Ma per Sinem, ripetersi di quella formula ha forse riattivato emozioni sedimentate. Ogni volta che è sola su un red carpet,
ogni volta che un progetto le spiana la strada a nuovi traguardi, ogni volta che la vediamo comporre con serenità la sua immagine pubblica, c'è una parte di pubblico che desidera vederla definita dall'amore. Non come scelta, ma come dovere. Stavolta, il suo no a quell'aspettativa ha avuto il suono calmo di una messa a fuoco. Non hanno saputo reggermi non è un verdetto contro l'amore. È un modo per dire, l'amore che cerco richiede spalle vere, non vetrine. I social si sono divisi. Una metà l'ha letta come un atto di consapevolezza. Nessuna donna deve rimpicciolirsi per diventare accettabile. L'altra metà ha intravisto amarezza. Così sembra che tu abbia chiuso il cuore. E tra i commenti, inevitabile, è spuntato il confronto con Ozan. C'è chi ha scritto che tra loro esiste un rispetto profondo, che lui conosce la fatica e la disciplina del mestiere, e che quindi, se qualcuno può reggere Sinem, è proprio Ozan. Altri hanno ipotizzato il contrario. Forse le aspettative sono diventate un peso, forse la distanza l'ha indurita. Ma il dato resta, la frase di Sinem non attacca, definisce. Dice chi è lei, e cosa l'amore deve essere per restarle accanto. Sinem è sfortunata in amore o semplicemente più selettiva? Da chi la conosce bene trapela che negli ultimi anni abbia affinato il proprio sguardo, spazio personale intoccabile, sostegno esplicito per la carriera dell'altro e per la propria. Maturità emotiva, reale complicità nel costruire. Non un elenco da spuntare, ma un orientamento chiaro. L'abbraccio che molti vogliono fotografare non è il punto d'arrivo, è una conseguenza naturale quando esiste equilibrio. E quell'idea di essere avvinghiati a tutti i costi, che tanto piace ai titoli, è solo un cliché. Quanto più l'amore si esibisce, tanto più si incrina. Sinem lo sa e lo difende, senza fare del silenzio una prigione. Solo proteggendolo si può vedere se resiste. Perché la frase ha avuto questa risonanza? Perché coincide con l'immagine pubblica di Sinem, non solo bella, ma tenace, affidabile, libera e semplice. È un tipo di forza che alcuni uomini ammirano, e altri temono. Per qualcuno quella frase è un lamento, per altri è un referto. Questo è il livello, chi ci rimanga in piedi. E qui entra Ozan. Anche lui ha un'identità forte, costruita con pazienza, con ruoli intensi e una presenza scenica riconoscibile. Insieme, hanno dato l'impressione di potersi sostenere davvero. Se l'amore è anche un passaggio di peso da spalla a spalla, loro due conoscono bene il gesto. E forse è proprio questo che rende il pubblico così partecipe. L'idea che in mezzo al frastuono ci sia una coppia capace di scegliere il silenzio giusto. Deve per forza essere una porta chiusa? No. Dalle parole di Sinem non traspare disperazione, ma lucidità. L'amore resta possibile, più che possibile. Solo che ora somiglia a qualcosa di più pacato, meno performativo, più onesto. Un amore che non tema la luce e non esiga di spegnerla. Se c'è una promessa tra le righe, è questa: la prossima storia non avrà bisogno di essere tradotta dal rumore. E se in quel futuro c'è Ozan, sarà perché i due hanno trovato un ritmo comune. Se non c'è, sarà perché entrambi meritano una verità piena, non un compromesso che inciampa al primo clamore. Questa affermazione, allora, non è solo il racconto di un vissuto personale. È anche il segnale che il modo di narrare l'amore delle donne nel mondo dello spettacolo sta cambiando. Non più perché non l'hanno amata, ma perché non sono riusciti a starle accanto. È una prospettiva che non esclude l'uomo, lo invita. Dice che la forza di una donna non è un muro, ma un ponte su cui camminare insieme. E chi frequenta questo canale lo sa, quando spostiamo lo sguardo, la storia si illumina in un punto nuovo. Sinem non ha rivangato il passato, non ha servito nomi in pasto alla curiosità. Ha restituito esperienza. Forse per questo la sua risposta ha toccato così tanti nervi scoperti. Era autentica, era reale, parlava con la voce di molte. E se vi chiedete se dentro ci sia una ferita, la risposta è semplice. Forse c'è stanchezza, ma non resa. Desidera un amore che sappia reggerla, che non tema i giorni di pioggia, che non confonda la ribalta con il salotto di casa. Desidera qualcuno che sappia dire noi senza perdere il proprio io. È troppo? No, è esigente. L'esigenza è la forma matura del desiderio. Alla fine, è questo il punto che la rete prova a mettere a fuoco. Non si tratta di giudicare chi è forte come complicata, né di dipingere chi non regge come manchevole. Si tratta di dichiarare cosa si è disposti a costruire insieme. E in questo, il nome di Ozan torna naturalmente. Quando il lavoro chiama, quando le distanze si allungano, quando le voci corrono, serve una scelta quotidiana.
A volte accade, a volte no. La frase di Sinem non nega la possibilità, chiede solo coerenza. E voi, che cosa ne pensate? Quella frase è il ritratto di una donna che ha chiaro il proprio valore, o l'indizio di un disincanto più profondo? È un riferimento a storie già vissute o l'annuncio di una nuova stagione, forse proprio con Ozan? Scrivetecelo nei commenti. Mettete mi piace se avete sentito vibrare qualcosa in queste parole. Iscrivetevi e attivate le notifiche di Stelle Turche Rivelate. Qui proviamo a raccontare le verità che la vetrina nasconde, con rispetto per chi le vive e con curiosità per chi le ascolta. Alla prossima storia, dove l'amore non sarà una posa ma un passo deciso fatto in due.